Bentornati a tutti su BMake Electronics, io sono Marco e oggi iniziamo una nuova avventura su dei microprocessori retro, in particolare sullo Z80. In questo video realizzeremo una delle parti più importanti dei computer e non solo, cioè il clock. In mano ho un piccolo oscillatore metallico, questo che ho io, e a 16 MHz. In pratica genera un segnale elettronico continuo che serve al microprocessore per sincronizzare tutte le sue parti. Senza il clock, naturalmente, il microprocessore non fa assolutamente niente. Ma c'è un problema. Qua all'uscita troviamo 16 MHz, che è decisamente troppo, quindi non va bene. Per diminuire la frequenza andremo a utilizzare un 74 HC393, così da poter suddividere la frequenza. Difatti, inserendo i 16 MHz troviamo 4 piedini, scusate, uno troviamo 8 MHz, uno 4, uno 2 e uno 1 MHz. Noi abbiamo bisogno di 1 MHz. Cosa bella è che questo circuito non è valido solo per lo Z80, ma anche per altri circuiti e progetti elettronici. Okay, andiamo a dare un'occhiata allo schema e poi lo andremo a realizzare. Seguitemi nel video. Questo è il circuito. Troviamo il TD308 CD che ci genera un segnale da 16 MHz. Non funziona da solo, ha bisogno di un'alimentazione di 5 volt sul piedino 14. Allora, è un DIP, ci sono 4 piedini. Aspettate che lo prendo. Qui ci sono 4 piedini. Il numero 1 abbiamo una tacca di riferimento, quindi misuriamo 1, 7, 8, 14, quindi dal 14 va all'alimentazione positiva come vediamo nello schema, 5 volt, il 7 al GND, l'1 sarebbe l'enable, lasciamo stare, e il pin 8 troviamo la frequenza di uscita che è di 16 MHz. Andremo a vedere, poi lo andremo a realizzare sulla breadboard e andremo a vedere con l'oscilloscopio effettivamente se troviamo questa frequenza. Poi questa frequenza lo portiamo sul 74 HC393, lo portiamo sul piedino numero 1 e ai 4 piedini di uscita, sarebbe il 3, 4, 5 e 6, ci divide la frequenza. Il piedino 3 ci divide in 8 MHz, sul piedino 4 MHz, sul piedino 5 2 MHz e sul piedino 7 troviamo 1 MHz. Questo 1 MHz è il clock che abbiamo bisogno per far funzionare il nostro Z80 o anche altri circuiti. In questo video andiamo a vedere solo come funziona il segnale di clock tramite questo oscillatore. Ok, andiamo sul banco e andiamo ad realizzare tutto il circuito. Andiamo a inserire il nostro oscillatore sulla breadboard. Troviamo la tacca di riferimento che è il pin 1, lo andiamo a inserire sulla breadboard e come da schema portiamo il pin 7, sarebbe, manca un pin al cavetto, eccolo qua, il pin 7 sarebbe il pin questo qui, lo andiamo a portare al GND, al negativo, portiamo il pin 14 che è questo qui al positivo e già possiamo controllare se sul pin 8 troviamo i 16 MHz. Facciamo così, collego l'alimentatore all'oscilloscopio e andiamo subito a vedere. Prendo la sonda dell'oscilloscopio, metto il puntale a massa e l'altro sull'uscita sul pin 8. Collego l'alimentazione 5 volt positivo e il GND
sul negativo. Ok, accendo l'alimentatore dell'oscilloscopio e andiamo a vedere che cosa troviamo. Accendo l'alimentatore, vediamo un po' se troviamo qualcosa sull'oscilloscopio. Era spento il canale 2, il canale 1, spegniamo il canale 2. Sul canale 1 sì, troviamo la nostra onda, diciamo, sinusoidale con 16 MHz preciso. Aspettare che zoom, potete leggere 16 MHz. Andiamo a inserire il nostro 74HC393, mettiamolo qui, ok, tolgo per adesso la sonda dell'oscilloscopio, l'alimentazione sposto così e facciamo i collegamenti. Allora alimentiamo prima l'integrato, quindi pin 14 al positivo, il pin 7 al GND, poi dobbiamo collegare il pin 2 al negativo, così, e infine portiamo sul pin 1 l'ingresso dei 16 MHz che esce sul pin 8 del nostro oscillatore. Collego la sonda dell'oscilloscopio negativo, come vedete dallo schema, da metterlo prima sul pin 3, poi 4, 5 e 6, dovremmo trovare 8, 4, 2 e 1 MHz. Andiamo subito a provare. Do alimentazione e vediamo. Sì, troviamo 8 MHz preciso. Quindi sul pin 3 troviamo 8 MHz, sul pin 4 dovremmo trovare, riesco a metterlo, 4 MHz. Accendo l'alimentatore, vediamo un po', sì, 4 MHz. Andiamo sul pin 5, qui dovremmo trovare 2 MHz. Ho acceso l'alimentatore, troviamo 2 MHz. Già qui abbiamo ridotto da 16 sul pin numero 5 a 2 MHz. Quindi spostiamo sul pin numero 6 e vediamo se troviamo 1 MHz. Accendo. Sì, troviamo, facciamo un'autoregolazione dell'oscilloscopio, troviamo una frequenza di 1 MHz precisissimo. Se riuscite a vedere. Ok ragazzi, il circuito funziona. Siamo partiti da ben 16 MHz e siamo riusciti a suddividere, cioè a dividere la nostra frequenza con il nostro 74 HC393 in ben 4 parti, in 8 MHz, 4 MHz, 2 MHz e 1 MHz. Questo è un passaggio fondamentale, se no il clock, cioè il nostro Z80, non può funzionare. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina e se avete qualcosa da dire potete scriverlo sotto nei commenti. Da oggi ho attivato anche il servizio Patreon. Se volete potete iscrivervi per contribuire all'acquisto di materiale per il mio laboratorio, a vostra libera scelta. Ogni contributo, ogni persona che si iscrive riceverà, anzi visualizzerà il video in anteprima come un abbonato. Ok, questo è tutto e ci vediamo alla prossima.